Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, mi sto lasciando ispirare da un'aria bellissima, sono uscita fuori, è notte fonda, siamo alla vigilia di una luna piena molto potente. E allora molti di noi parlano alla luna, poeti, scrittori, tutti i grandi poeti, la parte poetica che in noi parla alla luna, no? Ma se la luna parlasse, cosa ti direbbe adesso? È un video atemporale, senza tempo. Vediamo se la luna parlasse cosa ti direbbe. Il grande astro d'argento della magia, della notte, che illumina i sogni più profondi. E quando a volte ne abbiamo paura può anche distorcerli, ma non la luna, è la mente. Allora vediamo se la luna parlasse cosa ti direbbe adesso. Facciamoci ispirare. Allora, cosa ti direbbe la luna adesso? Vediamo, vediamo. Chiedo che il grande astro ispiri le mie parole, le mie idee e fluisca all'interno di questa lettura come una meravigliosa immagine che porti al cuore, che faccia vibrare le corde dell'anima. Se la luna parlasse adesso, cosa ti direbbe in questo momento? Ci sono dei cambiamenti molto forti che stanno arrivando nella tua vita, qualcosa di inatteso, di inaspettato. È tutto veramente inatteso, il fuoco fatuo, tesori nascosti nell'ombra. C'è un cambiamento molto importante che sta arrivando nella tua vita, quasi inatteso, ti sorprenderà. Ti ispirerò nei tuoi sogni. Questo è un cambiamento molto importante. La luna ti sta chiedendo: sei pronta a saltare? Ti sto per condurre in luoghi inesplorati di te stessa e di te stesso, dove potrai scorgere i più grandi tesori mai rivelati. Sei pronta? Qual è la risposta a questa domanda? È questo che ti sta dicendo la luna. Cos'altro ti sta dicendo? Vediamo un po' di che cosa parla questo cavaliere, questi cambiamenti. Questo cambiamento improvviso, inaspettato. Vediamo un po', aggiungiamoci altri oracoli. È un trionfo quello che sta arrivando nella tua vita adesso. Cambiamento repentino che è nascosto alla tua mente visibile in questo momento. Sarà un grande trionfo, un grande successo. Sarà un'abbondanza senza mezzi termini, una moltiplicazione. Ci saranno guarigioni, ci sarà guarigione su tutti i livelli, trionfo, guarigione, moltiplicazione. Non giudicare i cambiamenti, né negativi né positivi. Lascia che il Supremo, di cui io mi faccio portavoce in questo momento è la luna che ti sta parlando, si manifesti a te e tu l'unica cosa che ti viene chiesta non emettere alcun giudizio su questo cambiamento. Lo conoscerai molto presto. Lo conoscerai molto presto. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi.
di questo cambiamento. Mettiamoci questi tarocchi sciamanici. La luna ti parla. Quali sono le sue parole? Di cosa parla questo cambiamento, questo trionfo? C'è tanto fuoco, tanto fermento interiore, nel subconscio, tanto fuoco, tanto fuoco. Tanto fuoco, asso di fuoco è qualcosa che ti sorprenderà, stupefacente, che porterà un trionfo, una moltiplicazione nelle aree di successo dove vuoi avere successo nella tua vita. Un grande fermento, una sorpresa, è una sorpresa che stavi aspettando, che stavi aspettando la moltiplicazione dei pesci qui. C'era qualcuno di molto famoso che moltiplicò pani, pesci, ecco, e sì, qua c'è un 9 d'acqua e 9 di coppe, una grande soddisfazione che era così tanto tempo che aspettavi questa soddisfazione. Vediamo ancora. Qua ci sono proprio, qua c'è un'arpa e sarà come una musica celestiale che avvolgerà la tua vita. Saranno parole e come queste parole, queste comunicazioni arriveranno come la migliore sinfonia che tu abbia mai ascoltato. È una luna piena in questo momento di grande spessore, di successo e di trionfo per quello a cui state ambendo e che quasi vi eravate anche dimenticate a volte o dimenticati. Qua io vi vedo trionfanti, con un grande spirito animale che alberga in voi, trionfante, una grande forza, una grande vittoria e anche la vittoria della vostra conoscenza esoterica. La vittoria della vostra conoscenza esoterica. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Caspita, che luna. Vediamo ancora cosa ci raccontano i tarocchi della Dea. Se la luna parlasse, cosa mi parlano tutti questi cambiamenti bellissimi? Qualsiasi situazione, emozione tu stai vivendo in questo momento, focalizza la tua attenzione sull'inatteso, sull'imprevisto che porta trionfo. Innalza la tua energia verso questo obiettivo, questo straordinario obiettivo, anche se le situazioni esterne possono sembrare tutto il contrario. Ricordati che è inatteso il fuoco fatuo, è qualcosa di ti stupisce, c'è tanto fuoco e fermento qui. Vediamo ancora questo cambiamento, di cosa ci sta parlando e raccontando. Infatti la luna, eccola qui, la luna. A volte possono sembrare le cose distorte perché la vastità del reale è qualcosa di immenso a cui non riusciamo a scorgere con una consapevolezza più ampia. E allora a volte ci possiamo specchiare in una realtà che sembra non rispecchiare i nostri ideali, i nostri obiettivi. Questa luna ti sta dicendo attenzione, non è così, non è così. Vediamo cosa ti dice la luna. Profonda saggezza, io ti vedo andare con profonda prudenza. Verso dove? Qua c'è un grandissimo trionfo, ilarità con bambini, guarda, io ti vedo andare, scrutare con la lampada dell'eremita, a poco, nell'oscurità delle tue profondità, con prudenza, saggezza. Dove va l'eremita? Cosa ti dice la luna? Mentre tu stai vagando a poco, c'è una grande sorpresa per te, già le carte iniziali ce lo dicevano. 6 di bastoni, una grande sorpresa per te, un grande trionfo. E qua, nonostante le cose non siano andate a volte come tu volevi,
Però qua il grande trionfo che tu magari hai cercato di ottenere in tanti modi, adesso arriva a te e finalmente vai verso la luce, verso la luce. E qua abbiamo una bellissima regina di coppe, ti vedo innamorata o innamorato della vita per questo dono che ti sta arrivando da parte della luna. Ti sei sacrificato tanto per raggiungere questo obiettivo. Non hai visto la luce spesso, è come se molte volte ti avessero messo la benda sugli occhi. Però eccolo qua, abbiamo un re di coppe, un cavaliere di coppe qua. Per molti di voi è in arrivo un cavaliere di coppe. È un invito d'amore, hai cercato l'amore vero in tanti modi, hai cercato, quando si parla alla luna, quando si parla d'amore. Poeti, scrittori, artisti si sono lasciati ispirare dalla luna e la luna ti sta dicendo presto arriva l'amore per te, ma quello che vuoi, che hai sempre voluto, un trionfo, una moltiplicazione, grazie alla conoscenza che hai acquisito nel corso del tempo e alla pratica anche della legge spirituale. Mi dicono che è un grande trionfo, qualcosa di molto forte che tu vedevi contrario invece, arriva a te. Dopo tanta oscurità o dopo una situazione di grande introspezione, l'amore come lo vuoi tu, c'è questo cavaliere di coppe, mentre tu magari stai guardando al passato, a situazioni che sono andate male, questo cavaliere di coppe, vediamo un po' questo cavaliere di coppe. Vediamo questo cavaliere di coppe cosa ci porta. Qua abbiamo l'eremita di nuovo, una persona che è molto saggia con l'eremita qui, anche una persona tutto affidabile, vuole di denari, una persona molto saggia, molto affidabile, che sarà una persona molto divertita, ti farà divertire molto con la sua anche saggezza, stabilità, una persona molto intelligente, enigmatica a tratti, ma anche molto spiritosa, gioiosa, che ti inviterà fuori andando incontro a qualcosa di nuovo, qualcosa di bellissimo, come non l'avresti mai pensato, come non l'avresti mai pensato. Quindi qua la stessa si declina sull'amore adesso, ma non solo, perché qua anche col trionfo, la moltiplicazione e la conoscenza possono anche, la luna ti sta anche dicendo che tutti i tuoi sogni mossi dal cuore avranno trionfo, moltiplicazione e conoscenza, che si tratti negli ambiti della vita dove vieni motivata a livello emozionale o motivato. Parlando d'amore, mettiamo i miei potenti oracoli lui lei, vediamo cosa ci racconta le parole del nostro amante attraverso questa luna o della nostra amante. Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli potenti li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cos'è che ci racconta questo cavaliere di coppe? Cos'è che ci dirà? Lasciamocelo dire dal grande astro della luna. Ah, vuoi sposarmi? Vuoi sposarmi? E qua arriva una persona di tutto spessore, una persona vedo qua di tanto di spessore ed è molto seria. Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. Questa è una persona che si dà conto che se sbaglia troppe persone aspettano per avere il suo posto. E quindi è una persona di tanto di spessore che sa cosa vuole. Sei bella da togliere il fiato. Allora qua l'amore ti sta cercando, è proprio l'amore che hai sempre desiderato. Questa luna ti sta dicendo proprio questo, anche molto veloce arriva questa persona, molto veloce, sarà tutta un'escalation, un trionfo, una moltiplicazione, molto velocemente crescerà tutto questo. Hai cercato questa cosa per tanto tempo, vedendo anche una realtà distorta che non ti apparteneva così come la volevi tu. Però questa luna ti sta dicendo questo, aspettati tutto questo, ti sta dicendo la luna, aspettatelo, ok? Vediamo cos'altro ti dicono gli oracoli della magia.
regina del male, ti meriti zucchero, non sale. Molte volte hai preso il sale, no? E non lo zucchero. Sei stata o sei stato amareggiato tante volte nella vita, però la luna ti sta facendo una promessa. Ti dice aspettati tutto quello che ti ho detto. E pensa prima di giudicare, non pensare che l'amore ti abbia lasciato, ti abbia abbandonato, perché verrai sollevata dall'amore come una piuma e tutto sarà magico, irreale per la mente. Hai passato dei momenti molto duri, hai passato la guerra in amore, hai lottato, ti dicono rilassati, rilassati perché sta tutto per cambiare, stai per cambiare punto di vista rispetto a quello che ti accadrà. E qua c'è un ritorno a casa, no? Qua mi dicono che ci sarà un appuntamento con qualcuno, ma prima di tutto ti dicono sei una persona di valore, sei una persona che vale, tutti i tuoi sforzi non sono stati vani. Tutti i tuoi sforzi per combattere contro le resistenze all'amore non sono stati vani e verrai presto premiata. Aspettatelo perché il cambiamento è molto veloce. E qua aspettatelo, l'aspettativa appunto, no? E mi dicono che spesso hai cercato l'approvazione degli altri, anche cercando di far approvare degli amori che magari non sono stati approvati. Questo non è un amore che deve essere approvato, questo è l'amore di grande spessore che ti arriva. E qua ti metterai la corona in testa per averci sempre creduto e aver avuto tanta fede. Cioè la luna ti sta proprio raccontando una storia d'amore bellissima qui, bellissima. Vediamo cos'altro ti aggiunge la luna. Cos'altro ti aggiunge la luna? Un'energia negativa del passato verrà sanata completamente. È tempo di lasciare andare il tuo ex o ripulire la tua energia. Qua c'è un grande cambiamento. Mi parla delle situazioni difficili che hai vissuto, no? Che ci portiamo ancora dietro. Però ti dice i tuoi sforzi non sono stati vani. Una luna di miele ci sarà, qualcosa di meraviglioso che arriva nella tua vita. Molto presto, e mi confermano molto molto presto. Molto presto avrete una gioia nel cuore che trasborderà proprio di gioia. Trasborderà di gioia. Bellissimo. Mettiamoci ancora dei tarocchi ancora su questo cavaliere, su quelle carte che sono uscite. Facciamoci raccontare dalla luna questa bellissima notizia ancora molto presto. Vediamo cosa ci racconta la luna. Vediamo, mettiamoci le metaforiche associative. Vediamo chi è quest'uomo o questa donna. Se utilizzo le metaforiche associative maschili, ragazze mie, ragazzi, ribaltate. Vediamo un po', io leggo l'energia di questa persona che arriva in qualità di energia maschile, anche se è una donna. È l'energia che si manifesta che vado a leggere, ok? Vediamo chi è. Vediamo come si presenta questa energia. È una persona che non te l'aspetteresti mai. C'è una persona che si nasconde il viso, guarda un po' da un libro dove c'è la luna. Non te l'aspetti proprio, è un mistero, ricordiamo il fuoco fatuo, questa persona che si nasconde dietro a questi libri, è la luna che te l'ha nascosta questa persona. Sarà un mistero rivelato, qualcosa, non si vede il volto di questa persona, però è qualcosa che wow, trionfo, moltiplicazione, sarà una dopo l'altra, cioè una dopo l'altra crescerà questa cosa, ancora. Anche qui non ci fanno vedere il volto di questa persona, di quest'uomo qua. Qua vediamo che c'è un uomo che si è alzato dalla sedia, ha finito di mangiare, guarda dall'altra parte, vi stavate cercando a vicenda qui. Non ci fanno vedere il volto e noi non insistiamo. Voglio andare a vedere in profondità questa persona, cosa alberga nell'animo di questa persona. Cosa alberga nell'animo di questa persona che si nasconde dietro la luna, si nasconde nell'oscurità della luna, nelle braccia della luna? Cosa alberga nell'animo di questa persona? Il mago della pioggia. Sarà un mago
è un mago, ti sconvolgerà come un mago, è mandato dalla luna, viene da un altro pianeta, è il mago della pioggia, è colui proprio che fertilizza il terreno con la sua magia. È una bellissima carta, anche molto mistica. Il mondo inferiore è proprio la luna questo, il mondo sotterraneo, che metterà in moto i tuoi istinti più profondi e ti farà sentire la donna selvaggia. Istinti più profondi, e ti farà risvegliare la profondità, questa donna selvaggia che alberga in te. Quindi, ragazzi e miei ragazzi, focalizzatevi con l'immaginazione, perché l'immaginazione crea, è il più grande potere di creazione che abbiamo, l'immaginazione è il verbo. Immaginatevi tutto questo, lasciate che la vostra immaginazione delinei i tratti di questo cambiamento che è in arrivo per voi. Questa è una persona che viene direttamente grazie alla magia che state sperimentando, per farvi vivere un amore pieno, appagante, anche se magari la conoscete già, magari in questa veste non l'avete mai vista. Quindi lasciate che alberghi in voi questa eccitazione, questo fermento che ho visto all'inizio delle carte, e che la fede sia la sola arma di realizzazione dei vostri più grandi obiettivi. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo altro, concludo qui perché la luna ha parlato, è stata eloquente, è una bellissima storia, una bellissima narrazione, laddove dalle profondità sgorga la manifestazione di un mago con la donna selvaggia, che è una compiata vincente, bellissima. Io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!